portano sugli spalti i tifosi ucraini. È andato giù Mudryk, tutta la panchina adesso a protestare con il quarto uomo. Vediamo. Preso, niente da dire. In ritardo qui l'intervento di Cristante. Sì. Dalla prima immagine c'è l'impatto. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo a Euro 2024, capito? Ecco. Oh. Allora, quindi per celebrare questo lieto evento vogliamo, come dire, esprimere i nostri commenti, no? il nostro punto di vista, no? Ecco, il nostro punto di vista. Allora, partiamo da questo calcio di rigore, no? Praticamente, insomma, ecco, dimmi te cosa ti ricordi di questo calcio di rigore non fischiato in favore dell'Ucraina? Era il 93esimo, no? Ecco. Cosa ti ricorda? Ti ricorda un episodio strano, come dire, accaduto nel 1982 a Catanzaro, te lo ricordi? Sì. La gomitata di Brio a Borghi. Gomitata di Brio a Borghi, con rigore e espulsione. alla fine del primo tempo. Sì. Quindi il rigore e espulsione, e la Juve avrebbe dovuto subire non solo il rigore, che quello magari si può anche sbagliare, ma soprattutto l'espulsione e giocare tutto un secondo tempo in 10, con il rischio elevatissimo di perdere. Di episodi decisivi. Stabilire però quale sia quello decisivo non è facile. Quando questo episodio però accade all'ultima giornata può essere definito decisivo. Lo scudetto 1982 è stato designato per un calcio di rigore. Esattamente al 36esimo del primo tempo, da parte dei padroni di casa si era invocato la concessione della massima punizione per questo fallo su Borghi, lanciato a rete e messo a terra da Brio. Nel primo tempo reclamo da parte del Catanzaro, un lancio di Mauro per Borghi, vedete Borghi che scatta affiancato da Brio, ed ecco a questo punto, torniamo un attimo indietro, eravamo sullo 0-0 ricordo, vedete il braccio destro di Brio che va a colpire proprio sulla faccia Borghi che finisce a terra. Borghi probabilmente era in vantaggio in velocità sullo Juventino. L'arbitro in questo caso ha lasciato correre ed eravamo sullo 0-0. Ai Viola l'idea che si potesse tentare il colpaccio. Al 14esimo l'incantesimo sembrava rotto, lo scudetto per un istante prendeva la via di Firenze, ma il gol di Graziani era viziato da un precedente fallo di Bertoni su corti in uscita. La squadra fiorentina non sapeva darsi pace del gol annullato. Ecco il racconto di Bertoni al microfono di Marcello Giannini. Dice che io abbia fatto fallo, nessun fallo, perché io iba a saltare con il difensore mi tenía preso, dopo quando... Ecco, pensa, anch'io avevo lo stesso pensiero. Diceva il rigore di Brio, e poi di Brio dopo molti anni confessò il peccato, no? All'Edi Radio, non aveva trasmissione all'Edi Radio, sì. All'Edi Radio qualche anno fa, sarà stato verso il 2010, così insomma. Ecco, va bene? Sì, allora, quindi prima la moglie di Pistoia, sì, penso che abiti ancora in Toscana, purtroppo, aggiungo io. Ecco, quindi, sì, a me mi ha dato proprio la stessa identica. Io pensavo subito, immediatamente, al rigore negato al Catanzaro, no? Talmente è evidente, no? Non c'è bisogno di moviole, non c'è bisogno di ripetizione. Vai, vuoi aggiungere qualcosa? Il famoso rigore Giuliano Ronaldo nel 98. Giuliano Ronaldo, un altro rigore per il quale non c'era bisogno assolutamente di moviola, no? Quindi praticamente l'impressione è quella, e quindi che
che conclusione se ne trae? Che l'Ucraina bene o male doveva vincere, no? Avevano già deciso e dovesse finire. No, tant'è vero che Ceferin si era fatto sfuggire l'europeo senza qualche giorno è un prima. disastro. Qualche giorno prima l'europeo senza l'Italia è un disastro, no? Per cui a quel punto poi si è scatenato anche la varia stampa internazionale, tipo il Sun, no? Sai, conosci il Sun? Il sole. Ecco, è l'unico sole c'ha l'Inghilterra, poi in Inghilterra non c'è mai il sole, sempre un buio, eh? Ecco, il Sun praticamente ha titolato Complotto. Complotto. Loro vinsero nel 66, come sappiamo, cioè con pallone, anche lì non c'era bisogno di nessuna moviola, si vide benissimo che la palla non aveva varcato la linea. No? A velocità normale, a distanza chilometrica, chiunque si era accorto che il pallone non era entrato, no? Però anche lì, come dire, nell'alte sfere avevano già deciso che doveva vincere, no? Quindi, ecco, quindi state buoni, voi d'oltremanica state buoni, buoni, che tu ne hai vinte 2 contro di noi dopo 40 anni, 40, non so quanto tempo ne vinceva, ma 2 consecutive non era mai successo. Ecco, va bene, quindi la prima osservazione è questa. Ecco, la seconda osservazione, va bene, io me l'ho fatto anche, l'ho anche scritta per non dimenticarmela, no? Ecco, no, aspetta, ora me la ricordo. La seconda osservazione è che, diciamo, la musica per l'Ucraina sta cambiando, no? Ora, diciamo la Ucraina paese, no? Ucraina paese, perché come tu sai bene, no? In questi quasi 2 anni, cioè l'Ucraina dopo l'attacco dei russi è stata messa dal sistema occidentale, in una posizione un po' di privilegio, no? E gli hanno dato, non solo li hanno armati fino ai denti, ma gli hanno dato aiuti di vario genere. Molti ucraini vengono ospitati in paesi europei, no? La stessa Germania è piena di ucraini, no? Per dire. Ecco. Vediamo se trovo. Vabbè, no, vediamo, le troverò dopo. Va bene, e addirittura, quindi anche addirittura sembra che il governo americano e i vari governi europei paghino addirittura le pensioni, cioè lo Stato ucraino veramente è fallito, no, è sovvenzionato dagli altri, no? Dal resto dei paesi NATO, diciamo così, no? Ecco, e quindi squattrini, va bene, quattrini, privilegi, pensioni pagate e così via, magari anche corrente pagata, cioè tutti beni, servizi, va bene, ecco. Ora mi sembra che però la musica, aspetta, c'è anche un'altra cosa, ti ricordi quella specie di Euro Sanremo, me lo chiamano? L'Eurofestival, no? L'Eurofestival a cui partecipano i vari cantanti, cioè ogni nazione manda un gruppo o un cantante, no? Dice, all'ultima prova a dire chi ha vinto? L'Ucraina, ma con un brano francamente hanno detto tutti che insomma non era certo il migliore, va bene? Non era certo il migliore. Ecco, allora secondo me a questo punto però la musica è cambiata, sta cambiando, cioè diciamo, come ha detto anche la Meloni in quel famoso video, no? Quella telefonata dei russi, no? La sai? Burla. Sì, la burla dei russi, no? Nella burla russa la Meloni ha detto siamo un po' stanchi di questa situazione, siamo un po' stanchi, non se ne può più. Ecco, allora praticamente, e ovviamente sta cosa si riverbera anche nel calcio, perché il calcio, tu pensi che il calcio non abbia nulla a che fare con la politica? Secondo te? Complicato. E te l'abbiamo detto prima, c'ha a che fare con la politica, no? Capito? E come se c'ha a che fare con la politica? E quindi insomma la musica è cambiata, anche il vento, senti il vento delle fire, c'è più qui il vento dell'Africa. Sì, no, c'è il Burian. Ora lei è buriana, capito? Ecco. Va bene, e poi ecco, questa è la seconda osservazione. E poi c'è la terza osservazione che io farei, no? La terza osservazione.
che ha a che fare con la storia della guerra, no? Delle guerre, anzi, perché ce n'è in corso diverse ormai, no? Soprattutto una in Europa, appunto quella russo-ucraina, e poi quella ormai ultradecennale, quasi centenaria, diciamo, tra arabo-israeliana, no? Ecco, perché io metto questo fatto, diciamo, la faccenda della guerra la voglio inserire in questa storia? La voglio inserire in questa storia anche per dimostrare che l'Italia non ha rubato nulla, va bene? Non ha rubato la qualificazione dell'Italia, pur avendo, al contrario della Juve, no? La Juve ci ha rubato lo scudetto, l'Italia non ha rubato la qualificazione. Perché non ha rubato la qualificazione? Ma perché la stessa Ucraina, al pari della Russia, avrebbe dovuto essere squalificata, no? La Russia è stata squalificata, addirittura nelle competizioni sportive devono, se vogliono gareggiare, gli atleti non devono portare la bandiera, non devono ufficialmente gareggiare per la Russia, no? Cioè gareggiano così, a titolo individuale, no? Ma non a titolo di nazione. Allora, se è vero che la Russia ha aggredito l'Ucraina, ma è altrettanto vero che l'Ucraina ha aggredito i suoi stessi cittadini, no? Cioè, perché nel Donbass praticamente nel 2014, è dal 2014 che l'Ucraina tira le bombe, prende a cannoneggia, va bene, insomma, missili e così via, e provoca un monte di morti, va bene. Pensa che dal 2014 al 2022, cioè data in cui poi i russi sono intervenuti per difendere i russofoni, no? Perché in quelle zone lì ci sono i russofoni, l'Ucraina ha provocato qualcosa come, se non erro, 14.000 morti. Cioè, scusami, ma un regime, tra l'altro infestato dai nazisti, che provoca 14.000 morti, che fai? Lo fai giocare, continui a farlo giocare, competizione, va tutto bene così? Cioè, va tutto bene, possiamo continuare? Israele uguale. Poi non parliamo di Israele, perché lì sarebbe non da squalificare, ma di peggio, va bene, qualificare per 100 anni Israele. Tra parentesi, Israele, lo sai perché Israele non gioca nella Confederazione Asiatica? No? Perché Israele fa parte dell'Asia. No, Israele non fa parte dell'Europa, Israele fa parte dell'Asia, no? Cioè, almeno la Turchia un pezzettino d'Europa c'è la Tracia, va bene. Ma Israele praticamente non ha nulla geograficamente di europeo. Come mai secondo te invece gioca nell'UEFA Israele? Perché in Asia succede. E non ce lo vogliono, ci sono gli arabi, ci sono le nazioni arabe e islamiche. Ti immagini Israele e Iran? Israele e Iran, dai. Andiamo con i lanciarazzi allo stadio. Ecco. Questo è spiegato perché Israele sta nell'UEFA e che però l'UEFA non si degna minimamente di squalificare dopo tutto quello che combina, va bene? Insomma, i russi no, Israele sì, e l'Ucraina pure, anche l'Ucraina, va bene, ne ha combinate di cotte e di crude, può giocare, ecco. E quindi l'Italia, no, legittimamente direi alla fase finale dell'Europeo, no? Euro 2004, direi più nonostante il calcio di rigore scandaloso non fischiato a favore dell'Ucraina. Chissà che forse uno dei motivi è proprio questo, che magari qualcuno nell'UEFA dice guarda, io ci devo tenere l'Ucraina perché il sistema mi impone di fare così. E però gli mando l'arbitrino e lo fa fuori, no? Tra l'altro non a caso non mandava uno spagnolo. E non mi ricordo come si chiama questo qui, no? Gil Manzano. Allora, uno spagnolo, ascoltami, il fatto che ti mandi uno spagnolo, Gil Manzano, che potrebbe essere anche un cognome italiano, tra l'altro, no? Allora, il fatto che ti mandano uno spagnolo a arbitrare la partita tra l'Ucraina e l'Italia, allora quello, lui parla una lingua vicina all'italiano, invece gli ucraini, quindi può comunicare con noi e quegli altri non capiscono nulla, capito che roba? Perché questo può succedere benissimo, capito?
E non dimentichiamoci che qualche anno fa, ti ricordi, c'era quel famoso terzino, il famoso difensore del Barcellona, come si chiamava? Carles Puyol. E ti ricordi cosa ebbe a dire dopo, anzi prima di una partita Italia-Spagna? Ebbe a dire che gli italiani sono i nostri fratelli, hermanos, Sì. hermanos italiani. Ecco, praticamente ci hanno mandato il fratello, un fratello iberico a arbitrare Italia-Ucraina. Cioè, è evidente, no? Come che la musica è cambiata, capito? La musica è cambiata. Va E bene? ora il playoff Il Ucraina-Israele. gioco di Israele, ecco, probabilmente l'hanno faranno fuori? studiata anche per sono stati, diciamo, lungimiranti, l'hanno studiata apposta per almeno eliminano una di queste due. Ora ti immagini se Israele dovesse andare a giocare la fase finale dell'Europeo? Dimmi te che può accadere. In Germania, dimmi te che può accadere, piena di turchi, la Germania, 3 milioni di turchi e c'è di in islamici, Germania. e di islamici, cioè è una patata bollente e va eliminata secondo me, va bene? E probabilmente la hanno già come dire, il prossimo obiettivo è eliminare proprio Israele secondo me, no? Per come io penso che la pensino loro, va bene? Non so se tu sei d'accordo Sì, con questa dai. affermazione. È una bella patata bollente Israele, dimmi te. Va bene, allora io direi che niente, siamo contenti così, lo spallettone di Certaldo Ci ha ritirati su. sì, bene o male è riuscito a rattoppare un po' insomma le cose, una squadra un po' sdrucita, no? Un po' sfilacciata, e a fatica, ma insomma siamo arrivati a Euro 24. Siamo 2020. in quarta fascia, Sì, l'ultima in quarta fascia. Vabbè, ma tanto voglio dire, la priorità era passare Sì. e via, basta, finito lì. Va bene. Allora, che vi posso dire? Io non so se hai qualcos'altro da aggiungere No, per ora- a questo video. Allora, mi raccomando, continuate a seguirci, iscrivetevi, commentate, diffondete, condividete, sempre più irriverenti, sempre più impertinenti e sempre più... Naif. Ciao ciao. Lo scudetto 1982 è stato designato per un calcio di rigore. Esattamente al 36esimo del primo tempo, da parte dei padroni di casa si era invocato la concessione della massima punizione per questo fallo su Borghi, lanciato a rete e messo a terra da Brio. Sugli spalti i tifosi ucraini, è andato Joe Modric, tutta la panchina adesso a protestare con il quarto uomo. Vediamo. Preso. Niente da dire, in ritardo qui l'intervento di Cristante. Dalla prima immagine c'è l'impatto.